Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Oggi guarderemo il montaggio della base premium, la numero 11 come uscita, delle 15 previste. Andiamo subito a vedere l'interno del blister, quello che è contenuto. Ovviamente, essendo la base premium molto grande, un diametro di 52 cm, i pezzi per poterla appunto montare non possono che essere altrettanto grandi. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è. Abbiamo due elementi del dettaglio, appunto le griglie laterali in plastica, però hanno una finitura opaca, sembrano verniciate rispetto a quello che risultano da sotto, come avevo anche detto nel video precedente quando abbiamo montato la fase numero 10 sempre della base. Poi abbiamo due segmenti inferiori sempre in plastica, sono identici, quindi o questo lo montiamo da una parte o questo dall'altra, non fa alcuna differenza. Poi abbiamo due strisce, non mettete le dita sopra se potete, due strisce da 18 led ognuna, tre strisce adesive della 3M, 3 perché una ce ne danno sempre in più, lo sapete, perché è possibile anche magari rovinarla, e abbiamo tre serie di viti, una IM, una JM, contrassegnate con il colore nero e con la M finale, che indicano che queste viti vanno esclusivamente montate sul metallo. E poi abbiamo la terza serie di viti LP, contrassegnato appunto di colore azzurro, e la P, come ormai sapete, sta per plastica, indica che va avvitata esclusivamente sulla plastica. Ok, allora, la prima cosa, io adesso vi do dei consigli che, come vi ho detto sempre, e ve lo dirò sempre, non siete ovviamente obbligati a seguire. Ok ragazzi? Allora, la prima cosa che farò io, e adotto questo sistema per cercare di fare i miei video sempre più brevi, se ce la faccio, prendiamo la base, la giriamo così, è veramente grande ragazzi, mi viene difficile riuscire a prenderla tutta, e guardate, è grandissima. Allora, qui abbiamo l'elemento poi elettronico, quindi lo teniamo davanti, così come ci fa vedere in questa figura. Quindi posizioniamo la base come ci dicono loro. La prima cosa che io mi vado a fare, ragazzi, ci dicono che per fissare 1, 2, 3 e 4 ci vanno 4 viti
IM. Queste. Ok? La prima cosa che io vado a fare è questo. Vado con il grasso a fare 1, 2, 3 e 4 filetti. Con la vite abbiamo detto J. No, chiedo scusa, IM. Con la vite IM vado a farmi 1, 2, 3 e 4. Allora, apriamo il sacchetto, prendiamo una sola vite, ve ne farò vedere soltanto una, dopodiché andrò a fare le altre 3 mettendo in pausa il video per non annoiarvi. Ecco qua, sto avvitando una vite IM e la avvito finché arriva in battuta. Ve ne accorgete che poi non va più giù perché ovviamente deve considerare lo spessore della plastica. La tolgo, faccio la stessa cosa con questo foro qua, come ho già detto, questo e questo, senza bagnarla un'altra volta nel grasso, non importa, basta così. Questa vite qui la userò per tutte e 4, per tutti e 4 gli altri fori, ok? Vedete? Adesso metto in pausa il video e fate la stessa cosa sempre se lo ritenete opportuno. A dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi. A questo punto date una pulita per levare eventuali residui di grasso, perché è meglio che non tocchi mai la plastica, non si sa mai. Non so se si nota il filetto a tutti e 4. Allora, a questo punto giro la mia base e faccio la stessa cosa, guardate, faccio la stessa cosa, guardate qua i fori, 1, 2, 3 e 4, dove poi andremo a mettere il particolare. Ok ragazzi, faccio la stessa cosa, ma ovviamente lo faccio con le viti JM, quindi stesso discorso di prima, ve ne faccio vedere solo una, apertura sacchetto, dito pollice indice, prendiamo una vite JM, la bagniamo con del grasso, così, e andiamo a crearci il filetto su tutte e 4 i fori. State attenti quando fate questo lavoro che non vi scappi il cacciavite, perché potreste rigare, quindi non pressate molto, rigare la vernice. Ok, non serve arrivare fino in fondo, fermatevi qualche millimetro prima. Con la stessa vite, ricordatevi sempre di pulire poi eventuali residui di grasso, con la stessa vite fate la stessa cosa negli altri fori che vi ho fatto vedere prima. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Una volta creati i filetti, possiamo spostare momentaneamente la base perché andremo ad attaccare le strisce adesive, queste, nel loro posto, una qui
e una qui. Quindi andiamo a prendere le strisce, ricordatevi, le mettete prima a secco così capite come vanno posizionate, vedete? Le mettete al centro, più o meno, ragazzi, più o meno. Le mettete al centro tra questa linea qui e questa linea qui, vedete? Vi regolate quando le mettete senza togliere ancora la pellicola. E le lasciate un po' staccate di qua e un po' staccate di là. Perfetto, andiamo a farne una, poi metterò la pausa e voi, come anche io, le farete semplicemente alla stessa maniera con cui le avete fatte nella prima. Non importa quale lato si stacca prima, quello che vi si stacca prima mettete, ragazzi, tanto è biadesivo sia da una parte che dall'altra, ok? Perfetto. Avvicino un po', se non mi cade tutto. Ecco. E là. Si è attaccato il biadesivo al cavalletto, ragazzi, e me l'ha portato giù. Va bene, ok, procediamo. Ecco qua. Uno. Voilà. Vedete? Più o meno abbiamo lo stesso spazio e anche di qua. E poi andiamo a togliere la pellicola, quella da eliminare. Eccola qui. Una. E andiamo a mettere la striscia dei LED sopra. Mi raccomando, non piegate troppo questi cavi e evitate di mettere le mani sopra i LED, ve lo consiglio. E mettiamo il cavo semplicemente come ci dice in figura, non vi potete sbagliare. Guardate la figura, ci fa vedere, questo è per quelli che non fanno Ironman, che non fanno la base, vedete che ci fanno vedere che i fili vanno messi verso destra e noi facciamo ovviamente la stessa cosa che ci dicono. Quindi andiamo a posizionare. Prima la avviciniamo qui e vediamo quanto spazio abbiamo senza toccare i LED. Ok. Perfetto. Allora mettiamo la prima striscia, la posizioniamo qui e vediamo dove arriviamo. Un po' più in qua. Allora, se volete metterla proprio precisa, non partite proprio dal biadesivo con la punta proprio non del LED, proprio con la punta della striscia del LED. Partite un po' più avanti, poco poco, un mezzo centimetro. Perché dividete bene poi la luce dei LED, ok ragazzi? Ecco qua. Poi con lo scarto del biadesivo appoggiate sopra, senza esagerare, premete e fate attaccare bene la striscia dei LED. Così, in questa maniera, vedete? Ecco fatto ragazzi, adesso metto il video in pausa e fate la stessa identica cosa per l'altro pezzo, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, a questo punto abbiamo montato una e due strisce LED. Mi raccomando, da questo lato e tutte e due dal lato destro come in figura, come vi fanno vedere le istruzioni, perché poi vanno girate verso la scatoletta che vedrete adesso dove andranno inserite le spine. Allora ragazzi, andiamo a prendere o uno o l'altro pezzo. Prima di fare questo vi consiglio di soffiare la base all'interno da eventuali residui, come ho fatto io, per levare polvere qualora l'aveste lasciata all'aperto, perché una volta che la chiudete ovviamente non potete più pulirla. E andiamo a inserire, come ci dicono qui,
ecco, andiamo a inserire sia un pannello che l'altro, quindi uno da questa parte, aspettate che centro l'immagine, uno da questa parte e uno da questa parte. Molto semplice, ragazzi. Il filo fatelo passare non di qua, perché poi ve lo trovate sulla plastica illuminato, lo fate passare di qua, ok? Aspettate, ecco, oltre questo tubo di ferro, non fatelo andare sulle plastiche. Lo so, mi sto ripetendo, ma preferisco ripetervelo, perché poi ve lo trovate illuminato sotto. Quindi andiamo a mettere questo pezzo così, perfetto, e andiamo a mettere subito, come ci dice in figura, le due viti IM, una e due, e la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Quindi prendiamo le viti IM che abbiamo filettato prima e andiamo a metterle. Avvitiamo tutto bene alla fine poi. Non stringetele subito, vi fermate un po' prima e andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, cioè di qua. Anche questo filo, ragazzi, mi raccomando, lo fate passare così per il discorso che vi ho detto prima. Qui abbiamo un'unghia da far inserire, mi raccomando. Dando un'occhiata da sotto, perfetto. Ok, mettiamo la stessa cosa, due viti IM anche da quest'altra parte. A questo punto andiamo a stringerle finché non trovate la resistenza, dopodiché vi fermate. Ecco perché vi conviene creare il filetto prima, così non correrete mai il rischio di rompere alcuna plastica. Controllate che qua sia tutto a filo, ovviamente. Giriamo, anzi no, prima di girare la base facciamo un'altra cosa, visto che ce l'abbiamo già così. Qui ci dice di andare a inserire le due spine, una nel connettore E e uno nell'F. Qui abbiamo E ed F, ok? Io faccio come dice in figura, anche se secondo me va bene qualsiasi cosa. La figura mi dice che questo lato qui va attaccato nella lettera E. Attenzione quando lo inserite, qua abbiamo un segmento, qui abbiamo un segmento e qui abbiamo un intaglio e ovviamente va messo così. Io lo metto nella E, questo lato. Premo, ecco qua. E quest'altro ci dice di metterlo nella F. Ok, perfetto. A questo punto giriamo la base per andare a mettere i due segmenti. Attenzione quando la girate, non la prendete di qua, ok? Non la prendete di qua perché rischiate di romperla. Prendetela sempre dal metallo. Andiamo a girarla così. È davvero molto grande, ragazzi. E andiamo a montare gli altri due pezzi, 1 e 2, come ci dice in figura con le JM. Andiamo a vedere dov'è. Eccolo qua, JM 1 e 2. Quindi
2 viti da una parte e 2 viti dall'altra. Perfetto. Ne monto uno e poi metto la pausa perché ovviamente l'altro è uguale e risparmiamo un po' di tempo con il video. Ecco ragazzi, una cosa vi voglio dire che è importante. Perché io vi dico di crearvi i filetti prima? Aspettate un attimo. Sì. Perché io vi dico di crearvi i filetti prima? Perché questa è plastica, questo è metallo. Se non create il filetto, può succedere ragazzi, non è che succede per forza, ma può succedere che la vite, quando andrete ad avvitarla, la sentirete sempre dura e non capirete quando è arrivata alla fine. Ok ragazzi? Invece così col filetto fatto non avete problemi. Sto guardando, che è strano ragazzi, ma guardate cosa è successo. Adesso non mi crederete, io prenderei il calibro per farvela vedere. Mi hanno messo una vite più grande, vediamo se riesco a farvela vedere. E me ne sono accorto perché non entrava, non andava a scomparire qua sotto. Ve la devo far vedere perché se no dite che Michele si inventa le cose. Guardate, guardate. Mi hanno messo una vite più grande nel sacchetto, meno male che una è più piccola. Chiedo scusa. Meno male che una è in più. Questa è quella buona, questa è quella che hanno sbagliato. Infatti non mi si avvitava, non mi scompariva, ecco perché l'ho capito. Comunque, dai, sostituiamola. Mettiamola sua, ovviamente. Eccola qui. Perfetto ragazzi, adesso fate la stessa cosa. Fatto. Vedete? Qui la vite deve scomparire, deve rimanere al filo della plastica. Fate la stessa cosa da quest'altra parte qui e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qua ragazzi, abbiamo girato la base perché ci rimangono da mettere le 3 viti LP, queste, 1, 2 e 3, quindi una, 2 e 3, ok? Stavo guardando una cosa. Sì. Andiamo a mettere allora le 3 viti LP. Hola. Non è facile inquadrare tutta la base, anzi è impossibile. Queste non serve fare il filetto perché sono avvitate sulla plastica, si avvitano bene, perfetto. Quando sentite che diventano dure, non avvitate ulteriormente perché rischiate di romperle, non le viti ma le plastiche. Due e infine la terza. E anzi mi stavo sbagliando perché ovviamente ci va anche la quarta, che è quella che non abbiamo potuto avvitare nel numero precedente perché mancava questo segmento. Eccoci qua. E abbiamo finito. Perfetto. Andiamo a girare la nostra bellissima base.
mettiamola come poi andrà presentata. Qui abbiamo il foro dell'asta poi che terrà in sicurezza la nostra splendida armatura. Opla, eccola qui. Guardate ragazzi che meraviglia. Ancora 1 e 2 segmenti e abbiamo finito la base. Poi arriveranno dei pezzi ulteriori da mettere sopra con tipo dei cuscinetti, ma devo ancora capirne l'utilità. Allora ragazzi, Michele vi saluta con questa per adesso ultima fase della base premium, la numero 11. Michele vi saluta, vi ringrazia della vostra visualizzazione, del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo montaggio. Non so cosa mi arriverà prima, ma presumo la Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Sono in attesa anche del grande Mazinga Z, bellissimo, e poi successivamente mi arriveranno altri numeri della Citroen 2 cavalli Charleston. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video e i contenuti, lasciate perdere le qualità delle immagini, perché purtroppo a oggi non sono in grado di fare di più, proprio perché al di là dell'attrezzatura io non sono così bravo. Quindi ragazzi, se volete iscrivervi e condividere il video nei canali dedicati, io vi ringrazio. Se vi iscrivete e attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, per me sarà ancora meglio, e anche per voi se avete piacere di vedere nella mia playlist altre costruzioni che ci sono e che arriveranno, speriamo, nel futuro. Ogni video è sottotitolato in 26 lingue per consentire a chiunque di poterne capire non soltanto ovviamente guardando le immagini quali sono i suoi contenuti, ma anche capire quello che io dico, quindi i contenuti anche verbali. Ragazzi, un abbraccio a tutti da Michele, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Termina qui questo video, lunghissimo, 27 minuti. Commentatemi ragazzi, aiutatemi a crescere. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao ragazzi.